Quando ho iniziato a scrivere le domande per la puntata mi sono chiesto, ma che fa scatta? Quando ci siamo conosciuti? E mi è venuto in mente il ricordo di una puntata di Welcome to the Jungle al Brancaleone, dove tu eri ospite per la presentazione, per un'intervista che ti facevano su Dead Poets 1, quindi ne parlo tipo era 2016. Però all'epoca io e te non avevamo il rapporto d'amicizia che ci abbiamo oggi. Tutto questo rapporto si è iniziato a creare quando siamo partiti insieme e siamo andati all'Hip Hop Camp, che c'era anche questo bravo ragazzo. In quel di Radio Scalové. Esatto. Correggimi se sbaglio. Quella è stata la prima data che tu hai fatto all'estero, giusto? Sembra di sì, perché non mi sembra che era partito ancora il discorso con Matta i ragazzi di True Passion, anche con Matta che Nano. Guarda che eravamo solo sì, noi, mi sa di quella sì. è stata Quindi proprio la prima data importante che hai fatto, la prima data seria all'estero. È stato l'Hip Hop Camp nel 2018. Sempre sotto il punto di vista internazionale, tu sei uno degli artisti italiani che vanta più collaborazioni all'estero. Come hai fatto? Ho iniziato a propormi a quelli piccoli, i conoscenti che c'avevo, le persone underground di New York, facendogli gratuitamente quello che chiedevano, ogni tipo di scratch. E alla fine è successo che tramite Altered Beats, un producer che ricevette un Grammy nel 2017, francese, mi mise in contatto con un ragazzo tedesco che tramite vari sponsor europei, compreso la VWare, aveva ottenuto delle collaborazioni di un certo spessore nel disco. I brani con Snoop Dogg, Busta Rhymes, con Ghostface Killah, con Raekwon, Jadakiss, Black Poet. È stata una bella esperienza, insomma. Il tuo primo approccio con la musica è stato come DJ o come beatmaker? Manca a dire che facevo il DJ, mi piaceva prendere giradischi e faccio rumore più che altro. Poi piano piano mi sono messo a produrre, quindi al contrario di quello che pensa la gente, io sì, ho le mani sui giradischi da 15 anni, ma i beat effettivamente li faccio dal 2014. Tutto quello che è successo dopo per me è stata una totale sorpresa, ho detto buoni un attimo, cioè sta succedendo davvero, io non immaginavo che potesse si smuovessero così tanto le acque, che potesse legare una sorta di scena underground. C'è un legame, se vogliamo trovarlo, e il concetto dei poeti estinti è piaciuto molto, riportare un po' di poesia, di concetto, che poi la poesia alla fine non è che è soltanto amore, dolcezza e tristezza, siamo i poeti maledetti di questo millennio, come l'avevano loro i problemi, i loro mostri, i loro problemi psicologici, i problemi con le droghe, le insicurezze, il rifiuto della società. Diciamo che noi siamo quelli adesso e lo riportiamo in rima. Quindi la prossima domanda è un po' particolare, però ci tengo a fartela. Tu hai avuto modo di conoscere e di viverti primo molto da vicino. La vostra amicizia com'è nata? Diciamo Davide ci aveva preso un po' a cuore quando eravamo piccoletti, avevamo 16 anni mi sembra, o 17, eravamo Carbonara Team all'epoca. Tu hai Sgravo? Io Sgravo, Master Joke e un altro ragazzo. David aveva da poco iniziato il format di Radio Bomboclat e spesso invitavano emergenti, diciamo che noi gli stavamo simpatici, quindi quando avevamo qualcosa di carino ci ospitava, ci chiedeva che facevamo, che non facevamo, ci avete qualcosa da farci sentire e via. Bello. Quando è nato Professional Smoker era semplicemente stato ospitato da noi al mare, è stato il pomeriggio con noi, poi gli avevamo detto resta a sto punto a cena. Avevamo il caminetto a braciolata da farsi lì all'aperto, se siamo fatti un po' di pasta, un po' di brace e poi abbiamo detto senti Marbitta hai sentito? Dice cazzo quel beat è veramente figo frate. Ho detto quindi vabbè dammi carta e penna. Così è nato tutto, erano le 10 e lui alle 10:40 aveva la strofa scritta e l'aveva già registrata il primo take, l'aveva sentito e io ti assicuro era un take perfetto, era magnifico. Lui dopo che l'ha sentito dice ok, mo te la faccio fatta bene. Io e Sgravo in quel momento eravamo attaccati alla poltrona, dico come la fai fatta bene, non ci credo. Fratelli, ti giuro, era una cosa perfetta. Ma già dall'onda, era magnifica, una gestione de fiato tutto proprio one take. Ma lo senti che vuol dire aggredire il microfono, quando ti ci metti sopra che gli dici oh bello, oggi ti rompo il culo. Cazzo, lì l'abbiamo sentita proprio questa espressione. Poi, mentre lui era nell'armadio che registrava, perché avevamo un armadio scorrevole con dentro la cabina, ci siamo un po' vergognati di far entrare David là dentro, ma a lui non gliene è fregato proprio niente, è entrato, ha registrato. E nel frattempo io e Sgravo eravamo fuori a fare balletti di ogni genere, dico oh, finalmente dopo 12 anni Primo ci ha fatto il feat. Bello. È stato bello perché ce lo siamo meritato, cioè lui ci ha seguito per tanto, però il feat ce l'ha fatto quando è stato il momento.
Bello, E sta bello. cosa mi ha fatto piacere perché dico, frate, se la siamo proprio meritata. Sì, sì. È stata una cosa guadagnata. Però la gavetta guarda che è servita, perché tanti ragazzi da adesso, voglio dire sta cosa al volo, li prendono dal nulla, li proiettano a un livello musicale troppo alto per quello che loro non sono pronti, non hanno mai fatto tutti quei gradini che servono per arrivare là. Mhm. E non è detto che poi riesci a restarci, che reggi quella tensione, quello stress, quella scrittura che devi averci tutti i giorni, quella ricerca continua musicale. Non è detto che sti ragazzi ce la fanno, e infatti tanti li prendono, partono a stecca, gli fanno fare quei 2 o 3 singoli E e poi qualcuno spariscono. spariscono. Sì, sì. Ma perché non riescono a reggere il peso. E se ti prendono dal nulla e ti proiettano là, non è detto che ce la fai. Certo. Quindi io lo dico a tutti, regà, la gavetta fa bene, serve. Mhm. Serve proprio per il futuro, vi servirà. E lui è uno di quelli che può confermare che gli è servita tantissimo. Senti Valerio, ma tu che software usi? E quali sono i punti di forza Io del uso- software che tu usi? Logic Pro. Io uso Logic Pro, a parte perché è nativo del Mac, quindi preferisco avere una macchina affidabile. Ok. Visto che ci devo pure suonare dal vivo, ci devo produrre cose importanti, mi serve una macchina di un certo livello. Quindi sia ci produci che ci suoni anche live. Esatto. Ok. E E- quali sono i punti di forza dell'oggi? Guarda, io vengo da Ableton, Reason e Cubase. Mhm. È intuitivo, è completo, è perennemente aggiornato, sempre in fase di rinnovo, e compatibile con ogni sistema di plugin esistente. Ok. Quindi penso sia il migliore, Ok. sia per registrare, per produrre, per mixare e per masterizzare. Anche con quello ho visto che molti artisti americani, tipo Notes, tipo Just Blades, fanno tutto dalla produzione al mix al master. E per quanto riguarda la produzione, no? Tu solitamente preferisci usare dei sample o suonare direttamente tu delle melodie da zero? Dipende sempre da quello che voglio fare. Se mi chiedono un classicone alla premiere, ovviamente vai a cercare campioni diversi, kit diversi. E di solito questa ricerca di kit, di campioni, come la fai? Come avviene? Ma io mi sono raccolto negli anni i miei. Ne sono fatto un po' del banche suoni, un po' le ho scaricate, un po' le ho comprate, le ho acquistate, ma diciamo che di kit in giro, soprattutto per quello che riguarda le drum, non è un problema per nessuno reperirli. Ok. Ma neanche i sample. Penso che è più lo scegliere quello giusto o l'utilizzarlo meglio. Prendi un sample e lo dai a 10 producer diversi, avrai 10 beat totalmente diversi. Però magari di quei 10 soltanto uno o due diranno cazzo, l'hanno valorizzato, l'hanno sfruttato veramente bene, è venuto un grande lavoro. Mhm. Capito? Quello dico, dipende molto pure da come uno lo utilizza. Allora, per questa puntata tu mi hai fatto vedere una lista infinita di beat a cui stai lavorando, che non dico manco quanto era lunga. Ci siamo innamorati di una bozza che poi oggi hai costruito, hai fatto tutta in maniera diversa, sulla quale io e questo bravo ragazzo ci abbiamo scritto una traccia che dopo andremo a registrare. Ci puoi far vedere come hai prodotto questo beat? Partiamo da quello che tu hai sentito all'inizio, che era solamente questo piccolo loop di drum e di sample. Ovviamente qua già avevamo cambiato gli hats, quindi avevamo già modificato i piattini. Abbiamo messo dei punti, dei piccoli bridge con una drum un po' più breaks. Abbiamo aggiunto dei pad giusto per fare ambiente. Ho aggiunto il primo e il secondo. Senti una domanda, ma tu te lo ricordi dove hai preso quel sample? Questo è un sample di Charles Mingus e lo so perché io, per non dimenticare dove ho trovato il sample, intitolo il beat con una parola del brano, Ok. o il nome dell'artista o il nome del brano. E Questo quindi- l'abbiamo chiamato Mingus, quindi era un brano di Charles Mingus. Possiamo pure sentire come è l'originale, Ah, credo. magari. Allora, noi l'abbiamo portato al BPM della nostra velocità, che è 85, lo vediamo qua, Mhm. e eccolo qui. Ok. Il nostro campione è 85. E poi l'abbiamo portato in la bemolle minore, lo Ok. abbiamo quindi abbassato di tono. In realtà
il campione è così. Quindi noi abbiamo cambiato il tono. E poi l'abbiamo messo a tempo. E questo poi abbiamo ovviamente cercato di valorizzare un po' il basso. La cosa bella di questi campionamenti è che c'è il contrabbasso vero, suonato dalla jazz band, e va lavorato. Ora noi l'abbiamo fatto oggi così al volo per farlo suonare bene, però in teoria quello che andrebbe fatto è lavorarci in parallelo, che vuol dire prendere lo stesso sample, la parte normale la lasciamo con il campione pieno, ma tagliando tutte le frequenze dei bassi. Nella parte che abbiamo Parallela. doppiato facciamo l'opposto, tagliamo tutto quello che è il pieno, valorizzando solo le frequenze tra 50 e 100 che sono il basso. E questo perché viene fatto? Viene fatto perché poi quando sei in fase di mix devi poter lavorare separatamente Sulle parti alcuni basse strumenti. e sulle... Ovviamente il campione non puoi separarlo tutto, però il basso, se riesci a creare una traccia separata, è meglio, per l'ingegnere ci lavora meglio. E poi invece sul abbiamo ritornello sommato- che cosa... che era il trick che hai fatto al ritornello? Sul ritornello abbiamo sulla solo, batteria, aggiunto, no? abbiamo solo aggiunto percussioni e abbiamo messo un vecchio Brex e l'abbiamo utilizzata sotto come rinforzo. Beh, sì. E a sto punto, visto che ci hai spiegato come è fatto sto beat, io direi Sfonnamolo. che tocca a me e a te adesso. Tocca valorizzare Ci ancora abbiamo di più. fatto anche un piccolo intro. Facci vedere un po'. Dai, frate, andiamo. Catroia. Andiamo. Come cazzo ci torniamo a casa così? Non lo so, però ti prego, Ma alzati. te prego, dammi una mano perché Come dammi una mano, non mi reggo in piedi. non ci riesco così. Fuori dal locale nella strada senza meta, la testa esplode come fa il pianeta di Vegeta. Il lessico si sgretola, non so nemmeno come ho fatto a rimorchiare storto questa sventola. E qualche stronzo m'ha fregato l'accendino. La mia mente è tipo una lavagna e rumi il cancellino. Questo uomo alimentato a pane e vino. Ero partito come Rocky diventando Marcellino. Il portafoglio è vuoto eppure il conto in banca. Io non c'ho il mezzo di trasporto, aspetto il bus in piazza. Vomitando arcobaleni stesso su una panca. I miei freni inibitori come i tori in Spagna. Do troppa corda alla mia bocca e vorrei serrarla, ma questo corpo sbrocca e piscio su una serranda. Il padrone del locale che si affaccia ed io che c'ho il sorriso del gabibbo sulla faccia. No, non siamo cattivi. Abbiamo questa birra bro usando i canini e spiascichiamo un po' bianchi come gli alpini, sbuffando un indoor come fanno i camini. E tu ci giudichi ma no, non siamo cattivi. Apriamo questa birra bro usando i canini e spiascichiamo un po' bianchi come gli alpini, sbuffando un indoor come fanno i camini. Prendo il notturno mega pieno fra di gente losca. Io mega brillo resto muto tipo zitto e mosca. Sale lo sbratto se quest'auto pare più una giostra. Fingo di stare sobrio che merito proprio l'Oscar. Vorrei dire a quest'autista solo dai accosta. Guarda che tocca scende perché questa qua è la nostra. Faccia di cera che potremmo stare anche a una mostra. Lei che vuole farlo nonostante sia indisposta. Arrivo ma non trovo il mazzo di chiavi. Se non sono in tasca penso con il cazzo che chiavi. Noi sudati le cifrate come cazzo di schiavi. E questa diva non so neanche come cazzo si chiami. E vabbè, lei si scoccia e mi dà forfè. Resto con la boccia in mano ma si squascia monfre. God damn, una serata giusta non c'è. Se succede anche a te adesso canta come che no. Non siamo cattivi, abbiamo questa birra bro usando i canini e spiascichiamo un po' bianchi come gli alpini, sbuffando un indoor come fanno i camini. E tu ci giudichi ma no, non siamo cattivi. Apriamo questa birra bro usando i canini e spiascichiamo un po' bianchi come gli alpini, sbuffando un indoor come fanno i camini. Che cazzo devo dare poi? Che cazzo mi hai chiesto? Niente, che la domanda era se Sì, la gavetta. Porco dio. Sì, abbiamo fatto. Oh beh, voglio una arriviamo da capo questa. No, beh, penso la possono tagliare. Comunque sì, diciamo che sgravio ci siamo fatti una marea di gavetta.